Benvenuti su Korean World. Oggi analizziamo Pavana, un nuovo film che potete trovare su Netflix, ispirato al romanzo Pavana per una principessa defunta di Park Min-gyu, l'ultima opera di Lee Jong-pil, già regista di Samjin Company English Class Escape, si configura come una meditazione elegiaca sull'amore e sulla sua natura intrinsecamente illusoria, a causa di una realtà che solo la narrativa estensivamente il cinema possono trascendere. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornati e soprattutto vi consiglio di restare con me fino alla fine perché discuteremo di come il finale di questo film dialoghi in modo sorprendente con un capolavoro assoluto come Nuovo Cinema Paradiso. Pavana ci accoglie con una ferita aperta, quella di una locanda dove un uomo, Lee Dong-chol, interpretato da Park Hae-jun, giura amore eterno davanti a un piatto caldo, solo per poi svanire non appena il successo bussa alla sua porta. Dong-chol è un attore che, dopo anni passati nell'anonimato più grigio, trova la gloria con un'opera dal titolo evocativo, Il tradimento della ninfea. Ma il vero tradimento è quello privato. Un figlio segreto e una moglie, interpretata da Lee Bong-yeon, abbandonati con una busta piena di soldi, un risarcimento gelido che funge da pietra tombale su un'intera esistenza. È in questo clima di abbandono che cresce il protagonista, Gyeon-ro, interpretato da Moon San-nim, un ragazzo che impara precocemente la lezione del distacco. «Mamma, non morire, ti prego, ma non pensare di vivere per me», dice al genitore rimasto. «Se lo facessi mi sentirei lo scarto di mio padre». In questa frase c'è tutto il peso di un'identità costruita sulle macerie del rifiuto altrui e sulla pietà verso la madre che fa sacrifici per lui, traslata in seguito su altre cenerentole, come Mi Jong e la madre di Yuan. Anni dopo, Gyeon-ro è un giovane uomo dal volto impenetrabile, un guscio emotivo che sembra aver rinunciato a vibrare. Lo troviamo a lavorare part-time nel parcheggio di un lussuoso megastore di cosmetici, un tempio dell'apparire che però nasconde le ombre di chi non è considerato all'altezza. Divide le sue giornate con Yohan, interpretato da Byung-Yohan, un ragazzo biondo ossigenato, eccentrico e solo, figlio del capo ma in perenne fuga da un destino già scritto. Yohan è colui che rompe la barriera del silenzio di Gyeon-ro, boviano come lui. Il suo spirito osservativo e empatico lo porta ad essere ben presto il suo miglior amico. In uno scenario dominato dalla perfezione estetica del beauty store, a un certo punto in Pavana appare Mi Jong, interpretata da Go Ha-sung. Mi Jong è l'antitesi del suo ambiente lavorativo, nonostante le eccellenti capacità, viene declassata a causa del suo aspetto fisico poco aggraziato. L'azienda trova infine il luogo perfetto per nasconderla, il magazzino. Lì sposta cartonati di modelle bellissime tra polvere e scatoloni. I colleghi la chiamano crudelmente il dinosauro, evitandola persino a pranzo. Gyeon-ro, spinto inizialmente da una compassione che Yohan definisce giustamente pericolosa, comincia ad aiutarla. Il suo interesse è inizialmente una falsa cortesia, dovuta a un pietismo dettato dai punti in comune di Mi Jong con la madre. Ma il legame si approfondisce. Ascoltano la stessa radio di musica classica, la medesima che trasmette la pavana per una principessa morta di Maurice Ravel, un brano che diventerà il leitmotiv della loro storia, una danza lenta, solenne, dedicata a qualcuno che non c'è più. Come è preconizzante This Photograph is My Proof di Duane Michals, testimonianza tangibile di un amore ormai finito. Gyeon-ro e Mi-jong iniziano a parlare e nelle loro conversazioni emerge la stanchezza di chi corre senza meta. Lui le confessa di aver rinunciato al sogno della danza moderna per risparmiare soldi e andare in Islanda, perdendosi però in una routine dove ogni giorno è uguale al precedente. Lei gli regala una perla di saggezza tratta dalla cultura dei nativi americani, l'idea che a volte sia necessario scendere da cavallo e fermarsi per aspettare che la propria anima ci raggiunga. È l'invito a vivere al proprio ritmo, rifiutando la velocità frenetica di un mondo che non ci riconosce. Mentre Sera, che è interpretata da Lee Dam, una ragazza bellissima e invidiosa, cerca di marcare il territorio intorno a Gyeon-ro, lui sceglie la sincerità di Mi-jong. Yohan, in un atto di protezione, finge che i due siano cugini per giustificare la loro vicinanza agli occhi delle colleghe, ma durante un pranzo Gyeon-ro dichiara davanti a tutte che una persona lo affascina proprio perché è diversa, perché con lei sente di poter essere una persona migliore, più sincera. E proprio mentre sta per dire che questa persona è Mi Jong, Yohan corre un'altra volta in soccorso della coppia, baciando Gyeon-ro sulla bocca davanti alle ragazze pietrificate. Pavana prosegue con Mi Jong che, piuttosto che esserne lusingata,
Prova un misto di imbarazzo e risentimento, visto che la confessione di Gionro avrebbe potuto rendere il suo lavoro un inferno ancora di più quel che è. E la vita di Mejon è già un abisso di oscurità. Bullizzata fin dalla scuola, non possiede un cellulare per sfuggire ai creditori, deve provvedere a un padre malato e a 2 fratelli, sebbene il film non approfondisca questi dettagli. Quando interroga Gionro sul suo interesse verso di lei, la risposta è disarmante: non puoi chiedere a uno che annega perché sia caduto in acqua. Questa sincerità svela la natura irrazionale del sentimento, aprendo finalmente il cuore della ragazza. L'amore tra i due fiorisce tra le corsie del magazzino e le frequenze delle recite trasmittenti regalate da Yuan, ma è una fioritura che porta con sé il presagio della fine. Yonro insegue il suo sogno di diventare un ballerino, ma nel farlo finisce per distaccarsi da Mi-jong non solo fisicamente. Mi-jong decide allora di sparire. Sente che lasciandolo potrà preservare il ricordo perfetto di quei giorni, evitando che l'inquietudine e la realtà degradino la bellezza del loro incontro. Ma Gyeonro inizia a sentire la mancanza dell'amata e inaspettatamente è proprio Sera a placare la sua sofferenza comunicandogli dove poter ritrovare Mi-jong. Nella sequenza iniziale apparentemente marginale è già contenuto il destino di tutti i personaggi. L'amore nasce come promessa, ma si rivela ben presto una costruzione fragile, esposta alle intemperie dell'ambizione e del tempo. La figura del padre diventa il primo fantasma che abiterà l'esistenza del figlio Gyeonro. Non è solo l'assenza paterna a definirlo, ma la consapevolezza di essere stato sostituibile, intercambiabile. Questa consapevolezza plasma la sua identità adulta di giovane disilluso, e Mi-jong, incarnazione vivente dello scarto, si prefigura come un'occasione per conoscere se stesso, per esprimersi e per comprendersi, poiché quella che inizialmente sembra pietà si trasforma gradualmente in qualcosa di più complesso. Entrambi si stimolano a vicenda, attraverso poche ma significative parole, e illuminano ognuno l'oscurità dell'altro. Lei si sente per la prima volta preziosa, mentre lui comincia a uscire dal suo mutismo fonetico e spirituale. Non è un caso pertanto che Gyeonro snobbi la bella Sera, simbolo di superficialità vanesia, in favore di un'anima pura che possa completarlo. Proprio per questo il dolore che Gyeonro prova quando percepisce di averla perduta assume una dimensione devastante. Non è un dolore spettacolare, ma implosivo. Lì lo filma mentre ascolta una canzone che apparteneva al loro passato comune e il volto del protagonista, fino a quel momento impenetrabile, finalmente si incrina. È una delle rare occasioni in cui Pavana concede accesso diretto all'interiorità del suo protagonista e proprio per questo risulta insostenibile. Il dolore non deriva solo dalla perdita di Mi-jong, ma dalla perdita della versione di sé che esisteva accanto a lei. Come dice Yohan, fa male perché anche solo per un po' lei ti ha fatto sentire vivo, ti manca quella sensazione e vorresti morire. Dal canto suo Mi-jong non riesce a metabolizzare la felicità, essendo non abituata a sostenere certe attenzioni. Nella sequenza dell'ascensore, il regista compie una scelta visiva cruciale. Il volto della ragazza appare riflesso e deformato dopo l'ennesima umiliazione. Non è un semplice espediente, ma un gesto teorico. Lee visualizza così la violenza dello sguardo sociale. Questa forza altera la percezione di sé fino a renderla irriconoscibile. Mi-jong non viene solo esclusa, ma trasformata in qualcos'altro, privata della possibilità di esistere come soggetto integro. La deformazione del riflesso non mostra come appare agli altri, ma come finisce per apparire a se stessa. La pavana di Ravel e l'arabesque di Debussy accompagnano le loro rispettive mutazioni. La prima avvicina Gyeonro a Mi-jong tramite la sua passione per la musica classica e la seconda risuona nella poetica scena del furgone della disinfestazione. Mentre la nube chimica avvolge ogni cosa, Mi-jong ne esce fuori felice dell'amore ricevuto, nonostante le avversità. Cade per terra, ma si rialza sorridente. La stessa scena si ripete più tardi, quando Gyeonro protegge la cicala, estensione di Mi-jong, dai fumi nocivi e la poggia delicatamente su un albero, mentre nella sua mente riverberano le parole dell'amata, che sono al contempo una dichiarazione d'amore e d'addio, per via dell'inquietudine che il sentimento porta. Ma Pavana non si esaurisce nel melodramma. Rilevante è anche la sua narrazione, affidata a uno Yohan che finisce però con l'interrompere il flusso diegetico. La sua storia personale, con il suo carico di traumi familiari e tentativi di autodistruzione, introduce una trama parallela che, per un certo periodo, sottrae centralità alla relazione tra i due protagonisti.
Questa scelta disperde la tensione emotiva accumulata e produce anche un effetto di straniamento, trasformando temporaneamente Gyeonro e Mi-jong in figure periferiche all'interno della narrazione. Tuttavia è proprio il personaggio di Yohan a condurci verso un bivio crudele tra la verità grigia e l'illusione luminosa, che è il cuore di Pavana. Il lieto fine che vediamo si rivela essere il romanzo di Yohan, un atto di estrema pietà creativa. Nella realtà, la luce che illumina il volto di Gyeonro sull'autobus non è solo la metafora di un amore ritrovato e nemmeno un incidente di percorso. Dopo aver lasciato Mi-jong ad attendere il suo pupazzo di neve finché si scioglie, Gyeonro non potrà che lasciare sensi di colpa nel cuore dell'amata. Ciò nonostante, Yohan, riscrivendo la tragedia, decide che l'amore merita l'eternità della menzogna letteraria. Questa scelta di correggere il destino trova la sua giustificazione filosofica nel dialogo in cui Yohan evoca il finale di Nuovo Cinema Paradiso. Se in quel capolavoro Alfredo intimava a Totò di andarsene e dimenticare tutto per poter diventare grande, Yohan ribalta radicalmente la prospettiva. Pur spingendo l'amico verso il proprio futuro, gli chiede di non dimenticare mai i giorni passati insieme, perché è solo restando ancorati a quel noi che la gioventù può farsi eterna. Mentre Alfredo vedeva nel passato una zavorra da recidere, Yohan vi vede l'unico spazio in cui la verità non può essere corrotta dal dolore. Il suo romanzo diventa così il montaggio finale delle scene tagliate della loro vita, un atto di ribellione contro la crudeltà del caso. Pavana si chiude dunque su un'immagine impossibile: tre indiani a cavallo in un prato, una gioventù che non finisce. Sappiamo che è un'illusione, ma dopo tutto l'amore è proprio questo: la capacità di continuare a sognare, restando per sempre fermi lì, a cavallo, ad aspettare che l'anima nostra e di coloro che amiamo ci raggiunga. E voi? Preferite la verità nuda della vita o la menzogna compassionevole della letteratura che salva il ricordo? Fatemelo sapere nei commenti, discutiamone insieme. Se questo viaggio nel cinema coreano vi è piaciuto, condividete il video. Grazie per avermi seguito fin qui, ci vediamo alla prossima analisi.